Amici del canale, benvenuti su Besti Viaggi di Beatrice e Stefano. Oggi siamo a Mandello del Lario, un piccolo gioiello accovacciato al sicuro all'ombra delle maestose grigne, sulla sponda orientale del nostro amato lago di Como. Curiosi di scoprire con noi la bellezza autentica di questo luogo? Restate connessi e supportateci iscrivendovi al canale, perché Mandello saprà veramente sorprendervi. Mandello del Lario sorge sulle sponde del lago di Como, vicino al delta del fiume Meria. Mandello è testimone di tantissimi avvenimenti storici, infatti ha visto passare da qui i più grandi imperi dall'impero romano, il Sacro Romano Impero, l'impero spagnolo, l'impero austro-ungarico. Insomma, questi muri parlano di storia. Ci si accorge proprio girando per i vicoli di Mandello come ci sia una forte influenza romana. Passeggiando tra i vicoletti di Mandello ci siamo lasciati trasportare dal fascino senza tempo del suo centro storico. E così, quasi per magia, eccoci sbucare nella piazza principale, proprio davanti al lago. Qui, tra l'imbarcadero e le onde che lambiscono la riva, si racconta l'identità di questa città. Sul pavimento il simbolo moderno di Mandello spicca come a voler unire passato e presente. E alzando lo sguardo sulla facciata di un palazzo storico, ecco il simbolo originale, affrescato con orgoglio. Un incontro tra tradizione e innovazione, in un luogo che vive sospeso tra storia e bellezza. Il modo più carino per raggiungere Mandello è quello via lago, per cui partendo da Lecco in direzione Bellagio, una delle prime fermate è quella di Mandello. È comodo anche raggiungere la cittadina tramite treno, prendendo il treno da Milano o da Lecco direzione Sondrio, oppure potete sempre affidarvi alla cara e vostra vecchia macchina. Anche a Mandello siamo presenti. Continuiamo la nostra passeggiata sotto i portici, un percorso che sembra quasi custodire piccoli segreti. Tra un'apertura e l'altra il lago si svela pian piano, regalandoci scorci che tolgono il fiato. E poi eccolo lì, un porticciolo incastonato tra il blu dell'acqua e il verde delle montagne. Con una giornata così spettacolare non possiamo proprio resistere, è il momento di far volare il drone. Dall'alto Mandello si trasforma in una meraviglia senza confini. Il lago si allunga verso l'orizzonte, abbracciato dalle montagne, mentre le barche sembrano minuscole perle adagiate sull'acqua. Un panorama che ti riempie gli occhi e il cuore, e ogni volta ci sentiamo così fortunati a poter vivere e condividere momenti come questi proprio con voi. Questo è il porto storico di Mandello, la cosiddetta Riva Granda, e dietro alle mie spalle troviamo le costruzioni storiche del tempo. A Mandello ci sono 4 palazzi storici importanti: Palazzo Pini dietro di me, Palazzo dei Giorgi ed infine il feudatario milanese Airoldi ha fatto costruire 2 dei suoi palazzi, uno dei quali proprio nel centro storico di Mandello. Il cannone trovato dalla famiglia mandellese a Lippi durante degli scavi a Genova, messo nella direzione contro Abbadia, è diventato simbolo naturalmente campanilistico di questa città. Poggiato su un basamento in ferro, costruito da un fabbro locale, era un cannone navale. Camminiamo per Mandello, vi portiamo per Mandello. Ecco le campane. Le campane, giusto quando inizi a registrare, ti suonano Le campane. Vicoletti caratteristici che fanno subito capire l'epoca medievale del paese. Le passeggiate romantiche, guarda. Hai visto? O ti porto di qua? Andiamo verso il lago, dai, verso il lago.
Mandello è un labirinto di cunicoli. Immaginatevi tutto questo Ricoperto dal da lago. lago. La piazza principale di Mandello era un paio di metri più bassa di così, il lago entrava e faceva tutto fossato. Lo testimoniano questi archi che sono bassi, non perché i mandellesi fossero bassi, ma perché il pavimento era più basso. Ma ci pensi che qui era tutto ricoperto di acqua e questo era un grandissimo fossato? Addirittura qui sotto c'erano le prigioni, sono stati ritrovati muri spessi anche 2 metri a testimonianza di quello che ti ho appena detto. Mandello è un borgo incantevole che ha saputo mantenere tutto il fascino medievale con un tocco di modernità. Il borgo è stato rivalutato tramite dei restauri ed è tornato a splendere come molti anni fa. E noi siamo proprio fortunati. Grazie a Coccinelle Home che supporta questo video abbiamo la possibilità di pernottare in uno dei palazzi storici, il Palazzo Airoldi. Proprio nel centro storico di Mandello, grazie a Monica e Piercarlo, passeremo la notte all'interno della storia. Gli appartamenti sono un vero gioiello, perfettamente situati nel cuore del centro storico a 2 passi dal Lido. L'atmosfera che si respira è un connubio unico tra storia e modernità, grazie al design che ha saputo rispettare le caratteristiche originarie della struttura, donandole però un tocco contemporaneo che rende il tutto ancora più accogliente. La pulizia è impeccabile, la posizione è davvero ottimale. Oltre a essere in pieno centro storico, ci sono diversi parcheggi auto vicinissimi, rendendo gli spostamenti estremamente comodi. Un ringraziamento speciale va a Monica e Piercarlo, gli host che ci hanno accolto con grande gentilezza e premura. Ci hanno raccontato la storia affascinante di Mandello, del Lario e ci hanno consigliato escursioni imperdibili nella zona, oltre a ristoranti deliziosi con i quali le Coccinelle Home hanno anche delle convenzioni. Il loro entusiasmo e la passione per il territorio ci hanno arricchito e reso il nostro soggiorno ancora più speciale. Se cercate un posto che combini il fascino storico e il comfort moderno, con la comodità di una posizione centralissima, le Coccinelle Home è la scelta perfetta. Consigliatissimo per chi vuole scoprire la bellezza del lago di Como in un ambiente accogliente e di classe. Later that same evening. Ti ho portato a cena. Mamma mia, proprio un weekend romantico, The next day. Amici del canale, svegli presto questa mattina perché Monica e Piercarlo ci portano a fare una piccola camminata. Una nuova sorpresa in montagna. Gli tocca camminare, Stefano, gli tocca camminare, ma prima di tutto andiamo a prenderci un bel caffè. Salendo 10 minuti dal centro con una piccola passeggiata si arriva alla chiesa di San Giorgio, una bellissima chiesa dove all'interno troviamo tutto un ciclo pittorico dedicato al giudizio universale. Piccola amica tanto, io avevo già la lingua di fuori innanzitutto, perché non ascoltate la Bea. Parrebbe che questo giudizio universale mandellese abbia in qualche parte ispirato qualcuno giù a Roma. Non diciamolo, onde evitare che poi tutti i nostri iscritti ci massacrino. Ma chi è? Il signor Michelangelo. La chiesa di San Giorgio è raggiungibile anche dal Sentiero del Viandante, famosissimo storico sentiero che parte da Lecco e arriva fino a Colico. Se avete voglia di camminare, non è il mio caso, la potete trovare. Pesce l'orso, Bear Grylls, panico. C'è il fiume, dovremmo essere arrivati, la Bea mi fa fare tutte le strade faticose. Ed eccola qui, la cascata del Cenghen, il gioiello nascosto tra le montagne di Mandello. Raggiungerla è già un'avventura, ma lo spettacolo che ci regala è mozzafiato. Situata nel territorio di Abbadia Lariana, è una delle più spettacolari della Lombardia. Si forma grazie a una stretta spaccatura in una parete rocciosa verticale che incanala l'acqua creando un salto spettacolare di circa 50 metri d'altezza. Per raggiungerla è possibile seguire un percorso d'anello da Mandello del Lario che offre viste panoramiche sul lago di Como e sulle montagne circostanti.
È difficile credere che un angolo così selvaggio e affascinante si trovi proprio qui sulle sponde del nostro Lario. Il verde intenso che la circonda, il rumore dell'acqua che riecheggia tra le pareti. Sembra di essere in un altro mondo. Che poi da quassù ti rendi conto di quanto la natura sia incredibile. La cascata del Chenghen non è solo una meraviglia per gli occhi, ma un vero e proprio monumento naturale al potere dell'acqua e del tempo. E poi, guardandola dall'alto, sembra di essere catapultati nella foresta tropicale di Jurassic Park. Se non siete stati ancora qui, mettete questa tappa in cima alla vostra lista. Fidatevi, è pura magia. Mandello non è solo montagna e lago, ma è famosa anche in tutto il mondo per il marchio motociclistico della Guzzi, che nasce nel febbraio del 1921. Gli abitanti di Mandello sono molto legati al marchio dell'Aquila e in ogni angolo del paese non è difficile trovare questo simbolo entrato nel cuore di ogni mandellese. La Moto Guzzi nasce a Genova da Vittorio Emanuele Parodi, dal figlio Giorgio e da Carlo Guzzi. Si ricorda come padre fondatore della Moto Guzzi anche Ravelli, amico del Parodi, ex commilitone aviatore. Alla sua memoria viene dedicato il simbolo dell'aquila ad ali spiegate, che ancora oggi vola alto sulle classifiche mondiali di vendita delle motociclette. E sempre qui a Mandello, proprio nella sede della storica fabbrica, è possibile visitare il museo, dove al suo interno sono custoditi i cimeli e i gioielli che hanno fatto la storia di questo marchio motociclistico. Il museo è visitabile a 2 passi dal centro storico di fronte alla stazione. Ed eccoci alla fine di questo video. Se anche voi siete rimasti affascinati da questo viaggio, lasciateci un like e raccontateci nei commenti quale tappa vi ha colpito di più. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per continuare a viaggiare con noi. Ogni clic sul pulsante iscriviti è un passo in più verso nuove avventure da condividere insieme. Grazie per essere stati con noi anche oggi e come sempre alla prossima avventura con Besti Viaggi di Beatrice e Stefano. Ciao!